Siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più grandi d'Italia e più importanti d'Europa per la ricchezza in biodiversità. Alle mie spalle siamo incorniciati dalla catena del Gran Sasso e a seguire i Monti della Laga, due catene importanti ma molto diverse tra di loro. Ci troviamo nel comune di Torricella Sicura, a pochi chilometri dalla città capoluogo che è Teramo. A poca distanza tra noi c'è il mare, ma come vedete siamo all'interno di un anfiteatro montuoso e ricco di boschi. E qui vogliamo raccontarvi una storia antica di millenni che affonda le radici nelle tradizioni di questi luoghi. Parleremo quindi di antica viticoltura e della produzione di vino. In questi ultimi anni il paesaggio agrario è diventato sempre più importante. Spesso sentiamo parlare di territori che diventano patrimonio immateriale dell'UNESCO. La viticoltura è un'attività agricola umana importante che ha modellato in molte zone anche il nostro territorio, modificandone i pendii, modificando la natura del suolo. È un'attività fondamentale perché dal vino si traeva non solo il sostentamento per la famiglia, ma era anche un'attività commerciale, quindi un elemento essenziale nell'economia rurale e della montagna del passato come del presente. Siamo a Ioanella, una piccola frazione di Torricella Sicura a circa 800 metri di quota. Qui, grazie al lavoro di recupero di un agricoltore locale, sono state selezionate alcune varietà di vite, alcune delle quali ancora sconosciute. Andiamo a scoprirne i segreti. Sono stato sempre affascinato dai miei nonni che mi raccontavano e mi dicevano delle vecchie attività anche vitivinicole che c'erano nella zona, e così dopo un po' di scuole che ho fatto di enologia e viticoltura, un po' di specializzazioni, mi sono interessato a ritrovare dei vecchi vitigni che erano nell'Appennino abruzzese. Abbiamo ritrovato dei vitigni che risalgono a circa 400-500 anni fa, ma non solo, abbiamo ritrovato anche dei documenti nell'Archivio di Stato che si parla di questi vitigni addirittura nel 1011, quindi parliamo di un'attività vitivinicola nell'Appennino abruzzese molto ma molto più antica di quello che c'è oggi nella costa o nelle colline abruzzesi. Abbiamo iniziato intervistando le persone anziane del posto che si ricordavano i loro nonni, i loro genitori che coltivavano questi vitigni. Da lì abbiamo iniziato ad andare per i boschi a vedere, dopo una mappatura diciamo dove si trovavano questi vitigni, abbiamo iniziato a visionarli e poi con l'intervento della Regione Abruzzo, con una loro autorizzazione, abbiamo potuto prendere i tralci di questi vitigni e rimpiantarli nei nostri terreni. E da lì abbiamo dato vita a una produzione di vino tutta proveniente da vitigni autoctoni e selezionata e certificata dal Parco Nazionale del Gran Sasso. Tra tutti i vitigni che abbiamo riscoperto, quella più particolare che io tengo molto è un vitigno che abbiamo ritrovato presso un antichissimo monastero ed è una varietà antica di Gaglioppo che i miei nonni chiamavano la Magliocca, ed è un antenato del Gaglioppo. Queste suore coltivavano questo vitigno solo per scopo religioso, in quanto per loro era un vino sacro e ci celebravano la messa, quindi per loro simboleggiava il sangue di Cristo. Poi nel 1532 questo monastero fu chiuso per ordine del Papa Clemente VII perché succedevano delle vicende peccaminose tra le suore e i contadini del posto, e pare che fu proprio colpa di questo vino, che era talmente buono che le suore non si limitavano a berlo solo per scopi religiosi. Oggi contiamo circa 2 ettari di questi vitigni autoctoni e sono tutti messi in piccole particelle, in piccoli terreni. La lavorazione viene fatta quasi esclusivamente a mano. Facciamo un prodotto di nicchia come lo Iuaria, che ne facciamo circa 3.000 bottiglie, sono tutte bottiglie numerate. Noi siamo sempre più convinti che oggi essere innovativi in agricoltura bisogna fare i conti con il passato, quindi abbiamo ricacciato questi antichi sapori e vogliamo farli assaggiare alle future generazioni.